Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. La lettura di oggi, ragazzi, vale 3 mesi da quando la si ascolta, non ha un periodo definito di tempo, però sappiate che ne ho già pubblicate 2, una all'inizio di maggio e una a gennaio. Quindi se per caso voleste vedere se c'è un riscontro tra le letture che ci sono state insomma la vostra vita, le trovate nella sezione dei video. Dovete scorrere in basso col dito per un po', perché dovete andare fino a maggio, però lì le trovate, quindi potete dare un'occhiata anche a quelle vecchie. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Abbiamo la carta della morte, periodo di rinascita, periodo di conclusione di vecchi cicli, magari qualcuno deciderà di lasciare indietro delle vecchie abitudini, dei vecchi comportamenti, schemi di pensiero, piuttosto che situazioni o relazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo che le letture sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono uno di metafisica e l'altro sui tarocchi, e trovate anche il link per la playlist delle previsioni annuali e stagionali, perché ho appena pubblicato le previsioni per il secondo semestre. Sono 4, una è sulla, diciamo, una è generica, una è sulla crescita spirituale, una sull'amore e gli affetti e l'altra è sul lavoro e l'economia. Comunque trovate tutto sotto nella descrizione del video. Partiamo con un 6 di coppe, ragazzi. Asso di coppe, 4 di bastoni, 5 di coppe, il matto, 6 di pentacoli e imperatrice. Allora, partiamo da questo 6 di coppe. Ah, un'ultima cosa, ragazzi, perché poi ho paura di dimenticarmi. Per tutto il mese di luglio c'è la promozione, in promozione, la lettura semestrale, che è una panoramica di tutto quello che potenzialmente potrebbe succedervi nel prossimo semestre, con le energie che ci sono nel momento in cui io faccio la lettura. Quindi voi mi chiamate oggi, avete un certo tipo di energie intorno a voi, io faccio la previsione su quelle energie. Chiaramente se poi fate qualche cambio drastico nella vostra vita, può anche essere che quello che viene detto nella lettura non si avveri. Questo tenetelo sempre presente. Allora ragazzi, 6 di coppe mi parla di un qualche tipo di relazione di vecchia data, qualche tipo di affetto genuino, può far riferimento, ehm, guardate, lo sento molto come se fosse un amore puro, un qualche cosa che è cresciuto, mi viene da dire. Ripeto, potrebbe essere una persona, una relazione che è cresciuta insieme a voi, ma con la quale non è mai diventato, diciamo, niente di più profondo. Perché con questo asso di coppe ho la sensazione che nel prossimo periodo quello che dovrete andare a lavorare sarà proprio la vostra apertura di cuore, la vostra predisposizione verso il mondo, la vostra fiducia anche verso il mondo, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 6 di coppe.
Mondo, 7 di spade, 10 di spade. Mettimi una carta per il 7. 6 di spade, mago. Allora, qui ci può essere come un allontanamento da una persona che conoscete da tanto, da una relazione che è in piedi da tanto, può essere a causa di un trasferimento, può essere ehm, a causa semplicemente di un nuovo inizio che dovete affrontare o come l'idea che tocchi un po' lasciare indietro qualcosa. Tenete però presente che col 6 e 7 di spade si parla molto di mente, di credenze, di pensieri, di anche bugie con il 7 di spade, come se ci fossero delle cose che vi siete un po' raccontati per amor di pace, per mandare avanti un qualche tipo di situazione o di relazione. Io credo che qui potrebbe esserci come un'idea da parte vostra che deve essere rivista su quanto voi valete per darvi la possibilità di iniziare un nuovo tipo di percorso, un nuovo tipo di vita, per trasformare la realtà che state vivendo adesso. Credo che sia una cosa, tipo, non necessariamente sull'autostima, però qualcosa per lo stile. Cioè, tipo, io sono altro rispetto a quello che ho sempre creduto fino ad adesso. E se siete stati in una situazione, in una relazione fino ad adesso dove non vi trovate male, tutto sommato, però è come se qualcuno sentisse questo impulso ad andare oltre. Andiamo a 10 di pentacoli per l'asso di coppe. Re di pentacoli, cavaliere di bastoni, ruota della fortuna e 9 di bastoni. È come se pensaste che da soli potreste andare più avanti. O anche come l'idea che nel prossimo periodo sia un po' vostro il compito di mantenere un certo tipo di costanza, un certo tipo di iniziativa, un certo tipo di ritmo di avanzamento. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Tenete presente che con questo re di pentacoli e anche il 10 di pentacoli si parla anche proprio di amministrare le cose pratiche, di avere fiducia in voi stessi, di poter riuscire ad amministrare le cose pratiche, di poter andare verso questo nuovo inizio di cui ci parla il mago. 4 di bastoni è spiegato da un 4 di bastoni e dalla temperanza. Tutto mi dice che state andando verso come una ricerca di una nuova vostra armonia. Potrebbe essere un'armonia proprio interna, un'armonia eventualmente di una casa, di un nucleo familiare, perché abbiamo 2 volte il 4 di bastoni e un 10 di pentacoli. C'è qualcosa che ha anche a che vedere con le responsabilità, secondo me, anche se non ho carte che me lo dicono, specifiche, però andiamo avanti col 5 di coppe. Asso di pentacoli e giustizia. Tutto mi dice che c'è qualche nuovo inizio. Avete un mago, avete la ruota della fortuna, lì c'è la morte. Qui abbiamo asso e giustizia. Potrebbero essere dei nuovi contratti, vendite anche, perché con l'asso di denari sono soldi che entrano e anche col 10 di pentacoli. E con la carta della giustizia ci potrebbe anche essere veramente qualche contratto in mezzo che dà
questo nuovo inizio. Credo che il 5 di coppe sia qui per mettervi un po' in allerta in realtà. Cercate di agire in modo da non pentirvi poi in un futuro. In questo caso potrebbe essere utile fare un po' come se fosse una partita a scacchi, cioè se io agisco così cosa potrebbe succedere? Se io agisco così che cosa potrebbe succedere? Se io agisco in quest'altro modo qui che cosa potrebbe succedere? Calcolare in, diciamo d'anticipo quello che potrebbe succedere nel caso voi faceste mossa A, mossa B o mossa C. Sento che c'è bisogno come di regolarizzare qualcosa qui con questa giustizia, da mettere in equilibrio. Potrebbero essere questioni economiche, effettivamente, o questioni burocratiche legali. Se per caso è una questione tra parenti, dove ci sono delle case o immobili da vendere, ho come l'idea che, vabbè, a parte che con la giustizia penso che riuscirete, se dovete vendere a vendere, se dovete comprare a comprare. Però si tratta proprio di un equilibrio armonico interno qui. Ok? Mi fido, apro il mio cuore a questa nuova esperienza, a questa nuova dinamica di comportamento, a questa nuova realtà e lavoro per cercare l'equilibrio dentro di me nonostante i cambi fuori, che comunque sono cambi positivi, eh. Andiamo a vedere il matto, perché secondo me cavalcherete proprio l'onda con questo matto, ragazzi, perché di nuovo amanti, queste sono troppe, amanti, regina di coppe, 10 di bastoni, un altro 10. Quindi vi dico, ragazzi, secondo me arriverete ad un certo punto dove vi lancerete in questo nuovo inizio, in questo nuovo equilibrio, in questa nuova magari contratto o situazione. E vi dico che con la carta degli amanti si può parlare veramente di un'armonia ehm, in questa situazione o in questa relazione. Credo che qui ci sarà anche un lavoro sull'amor proprio. Sapete, è sempre un cane che si morde la coda, sia nei circoli virtuosi sia nei circoli viziosi. Quando io mi aspetto un buon risultato, il buon risultato ce l'ho, rinforzo la mia autostima. Se rinforzo la mia autostima, punto più in alto. E via dicendo, e di conseguenza. Lo stesso nei circoli viziosi. Sono convinto di non farcela, ci provo, non ho il risultato che mi aspetto e rinforzo la mia convinzione, la mia credenza di non essere in grado. Ricordatevi che la mente crea. Se io penso di non essere in grado di far qualcosa, è difficile che ottenga il risultato. Se io parto convinto del fatto che sì, ce la faccio, ce la posso fare, è più facile che arrivi il risultato. Andiamo a vedere un attimo il 6 di pentacoli. Fante di spade. E 6 di coppe. Voglio andare a vedere anche l'imperatrice? Eremita, 9 di spade, 3 di bastoni. Allora, ragazzi, devo dire che tra il matto e l'imperatrice vedo le cose che vanno veramente verso l'espansione. 6 di pentacoli è un'altra carta di contratti, mi parla di equilibrio, mi parla di scambi commerciali, mi parla di tutto quello che può far riferimento al lavoro e al flusso di soldi continuo. Non riguarda solo i soldi, anche se è un 6 di pentacoli. Può essere anche che un favore do, un favore ricevo, è proprio uno scambio tra due energie o tra voi e il mondo esterno. Si va verso l'imperatrice, si va verso la prosperità, si va verso l'abbondanza. Sento che con la carta dell'eremita vi dicono di fare un po' una sorta di studio interno, di riesame di voi stessi, di quelli che potrebbero essere i pensieri che avete ancora negativi e che in realtà sono legati al passato, a quello che vi siete lasciati indietro. E di nuovo ho un 3 di bastoni, che è una carta di espansione, di progetti. Quindi qualsiasi sia il settore di riferimento in cui sentite questo cambio, magari riguarda tutta la vostra vita, non solo un settore,
Devo dirvi che è una trasformazione molto positiva. È vero che potrebbe essere un po' dolorosa, perché quando c'è comunque un taglio di una situazione, anche solo chi va in pensione, non è che magari viene licenziato per dire, c'è sempre una parte emotiva, una parte di dinamica quotidiana, di abitudini che si lascia indietro e questo crea normalmente sofferenza perché sono i cambi a cui l'ego non è abituato e che non vuole. Però nonostante tutto, nonostante le titubanze, nonostante tutto quello che potrebbe essere dato da questo 6 e 7 di spade, i pensieri ehm, magari non proprio chiari, le bugie che vi siete raccontati, insomma, nonostante tutto questo, sento che l'evoluzione del prossimo periodo sarà per voi trovare una stabilità interna, fidarvi di voi stessi, buttarvi in quelli che sono i vostri progetti, anche perché qui avete una ruota della fortuna, sento prosperità, cioè avete tutte le carte che mi parlano di abbondanza economica, ok? Contratti, prosperità, crescita, armonia. Ho come solo l'idea che dobbiate fare le cose fatte bene, in regola, burocraticamente parlando proprio, perché poi potrebbe essere un vantaggio, potrebbe darvi di più l'idea di espandervi, la possibilità di espandervi. Guardate, il 9 di spade con il fante di spade io lo sento un po' come un suggerimento, perché giustamente avete anche l'eremita, a fare tesoro delle vostre esperienze del passato. L'eremita mi dice che avete tutte le conoscenze, le esperienze, la saggezza per affrontare in modo vittorioso, proficuo, creativo questo nuovo percorso, questa nuova avventura. Ma col fante di spade è come se vi dicessero tenete gli occhi aperti, tenete comunque tutto sotto controllo, cercate di monitorare tutto quanto, quello che vi compete, quello che non vi compete, io sento che lo lascerete qua, lo lascerete indietro, ok? Amici della bilancia, è una bella lettura, eh? È come se acquisiste sia potere personale che amor proprio che denaro. Sapete che il potere personale è legato al terzo chakra, il denaro in primo e terzo chakra, però comunque ha a che vedere con il terzo chakra, quindi sento come se ci fosse un qualche movimento da quel punto di vista lì. Se per caso voleste accelerare questo movimento, potete indossare un quarzo citrino, un occhio di tigre o qualche tipo di quarzo che sia collegato al terzo chakra. Ok, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi. Ricettività, che è una regina di coppe, ce l'avete già qui. E momento per momento. Sì, è come se vi dicessero siate ricettivi, percettivi anche, no? Perché anche qui avete la regina di coppe. Durante la vita di tutti i giorni, perché sono le piccole cose, è il dettaglio alle volte che fa la differenza. E più si guarda in dettaglio, certe volte, più si cambiano i dettagli, più il cambio globale è percepibile. Amici della bilancia, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione in qualche modo, fatemelo sapere comunque nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per ricevere la lettera dove spiego quello che faccio, che fondamentalmente è un percorso per elaborare le credenze che limitano, le credenze limitanti. Se no, diversamente, se preferite andare a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale. L'abbonamento è mensile, si può fare e disdire in qualsiasi momento. E in realtà è una specie di scuola dove parlo sia di temi di metafisica, sia di temi, diciamo, di crescita spirituale. Parlo di credenze limitanti, anche lì le spiego come lavorare in autonomia. Fondamentalmente il percorso di crescita l'ho fatto perché ognuno di voi diventi maestro di se stesso
in modo che non si abbia più bisogno di terapeuti esterni, ma riusciate a fare il lavoro voi stessi di crescita personale. Comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video, sono le playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!